saluto a tutti i miei bellissimi amici del canale YouTube, io sono Stefano Davi e sono in compagnia al Salone Nautico Internazionale del buon Giulio Galletti, ovvero Mr. Motor Guide. Allora Giulio, visto che ce lo chiedono in tanti, visto che è una delle domande che mi fanno più spesso le persone che si avvicinano al mondo del motore elettrico, spieghiamo una volta per tutte come si fa a scegliere il motor guide giusto per la propria imbarcazione. Cosa fondamentale, chiedergli che tipo di pesca fa, se fa più bolentino o fa anche traina, eccetera, eccetera. Nel caso che il cliente faccia traina, io sempre 36 volt. E io sono d'accordo con te, perché comunque il 36 volt consuma meno a livello di energia di ampere, ha una coppia superiore e va meglio per tutte le applicazioni. Poi bisogna vedere quanto è alto la prua della barca dal piano di installazione al livello dell'acqua, per dimensionare la lunghezza. Diciamo che fondamentalmente se volessero sapere qual è il motor guide adatto per loro, le persone dovrebbero in primis cercare di capire quanto è pesante la barca, quanto è esposta al vento, quindi quanta opera morta c'è, perché più opera morta c'è ovviamente più viene aggredita dal vento, certo, e viene azionata l'azione di deriva e di scarroccio. Dai 7 metri, 7 metri e mezzo, buttiamo su un 105. 36 volt sempre, tutta la vita. Ci sono gommoni o imbarcazioni più piccole e leggere, possiamo montare anche dei 24 o addirittura dei 12 volt. Mentre per quanto riguarda la dimensione del gambo, perché poi dobbiamo dire anche una cosa molto importante, noi siamo gli unici in Italia come motor guide a poter fornire dei pali custom, quindi allungati senza che ovviamente decada la garanzia del prodotto, perché sei tu che li fai, sei tu che li monti all'interno del motor guide. 85% carbonio, 15% vetroresina, chiaramente perché mettiamo la vetroresina esterna? Per un motivo di sicurezza, ma soprattutto per poter filettare il palo, perché il palo va invitato al torpedo del motore, al piede del motore. I pali noi li facciamo lunghi fino a 270 cm e oltre. Ho avuto delle richieste anche ieri per pali da 300 cm, 3 metri. Quindi noi non abbiamo problemi a fare questo tipo di applicazione. Diciamo che non abbiamo paura di nulla, il nostro buon Guido se ne sta in mare, bello tranquillo, e se dobbiamo un po' allungarlo, lo allungheremo senza nessun problema. Quindi, ricapitolando un attimo, la prima cosa da sapere è il peso della barca, quanto scarroccia, e da quel punto capiremo più o meno qual è il modello che ci interessa. Quindi decideremo se faremo molti spostamenti o comunque lo utilizzeremo solo per l'ancoraggio, e a quel punto lì, se lo useremo solo per l'ancoraggio, magari possiamo anche pensare di scendere un attimino di classe rispetto al 36, perché il problema grosso, e ne parleremo in un prossimo video di quelli veloci che stiamo facendo adesso, è la scelta della batteria, perché non tutte le batterie, ragazzi, vanno bene per motor guide, magari vanno bene tutte, ma per la vostra sicurezza certe batterie sarebbero da evitare. Cerchiamo di sovradimensionare almeno di uno step se trainiamo, quindi se vi fate due conti e vi esce un 12 volts e volete anche un po' trainare, magari passate al 24 se la barca è molto piccola, sì, anche perché 24 passate al 36. Col 12 a trainare 2 batterie te le dovresti portare comunque, quindi a quel punto lì metti un 24 e siamo a posto, anche magari su piccole barche. Certo, se una ha un kayak, perché stiamo dando tantissimi motor guide per kayak, anche per kayak va benissimo, ovviamente va benissimo il 12 volt, ovviamente. Quindi la dimensione, e che è la consulenza che deve fare il rivenditore, che deve fare chi comunque vi vende motor guide, è quella di capire che tipo di imbarcazione avete, qual è la lunghezza da dove lo appoggerete all'acqua, e poi aggiungere un'ottantina di centimetri, che è quello che interessa anche sapere ai nostri amici, e cercare di capire quanto scarroccia la barca e quindi quanto peso ha la barca e in che modo caricherete la barca, perché è importante anche quello, perché magari avete una barca da 500 kg che poi a pieno carico è 1 tonnellata, c'è da fare una grossa distinzione, quindi cercate di calcolare quello, certo. E poi ovviamente noi siamo qua per questo, certo, no? certo. Quindi qualsiasi tipo di consulenza abbiate bisogno, c'è il buon Giulio, io di rimando, ma possiamo dire anche un'altra cosa, assolutamente. Se vogliamo poi andare oltre certe dimensioni di imbarcazione, possiamo installare 2 motori
collegati allo stesso telecomando. Cosa vuol dire? Che noi li sincronizziamo con lo stesso telecomando. Nel momento in cui gli diamo ancora, i due motori lavorano in collaborazione. In accoppiata. Fanno la stessa cosa praticamente, però raddoppia la potenza ovviamente, perché abbiamo due motori e non uno. Quindi se prima avevamo 105 libre a 36 volt, adesso ne abbiamo 210 sempre a 36 volt. Quindi lo abbiamo già fatto con ottimi risultati anche su imbarcazioni di più di 10 metri. Grosso. E io posso testimoniarlo, le ho viste e funziona anche molto bene. Beh, direi che per questo breve video su che tipo di motor guide installare, quindi quale la scelta del motore, abbiamo detto tutto. Quindi noi salutiamo i nostri bellissimi amici che andranno un po' a studiare tutta questa tecnologia, ma noi siamo qua per voi. Noi rimaniamo qua al salone, voi andate a pescare. Alla prossima, ciao!